Basta che lei suoni il campanello. Cominciamo col campanello. Cominciamo col campanello. Miracolo a Milano. È l'albero di Natale. Ogni sera presentiamo un albero di Natale con una decorazione appropriata. Vedi, questo è stato pensato come un albero milanese, perché ha la cravatta, perché ha delle bocce particolarmente barocche. In fondo Milano, contrariamente a quello che si crede, è una città barocca. Sai che abbiamo fatto delle ricerche recentemente molto divertenti su i primi passi del barocco. I primi passi del barocco avvengono curiosamente a Milano per via del cardinal Federico Borromeo, che sono il progetto prima dell'Ambrosiana, quello di Sant'Alessandro, e poi successivamente, quasi contemporaneamente, il progetto del Senato di Milano. Sant'Alessandro che è unica, è un progetto non ripetuto a Milano. Esatto. Scusa, la cosa migliore è iniziare con questi clip, sono i vari pezzettini che abbiamo ripreso. Milano è la città d'Italia a più alto tasso di perdita di memoria. Sarà forse colpa dei governi. Gli Sforza furono cancellati dai francesi, i francesi dagli spagnoli dagli austriaci e gli austriaci dall'Italia unitaria. Il 400 fu grandioso, lo testimonia la cappella che i banchieri portinari fecero costruire da Michelozzo e decorare dal Foppa. Leonardo era onnipresente, più da Milano che da Vinci, più nebbioso che solare, più ingegnere che artista. Filarete costruiva oltre la Cagranda la torre del castello. Il castello è la memoria prima dove si conservano sotto le ragnatele la gloriosa scultura del Bambaia per la tomba di Gastone di Foix e la Pietà Rondanini. Ti riconosci la Milano del 400? Riconosco la Milano del 400? No, purtroppo non me la riconosco più perché credo che sia partita con i nostri avi e la memoria è molto labile di tutta questo tambureggiamento che tu hai giustamente fatto sul passato. Noi ancora forse qualche labile memoria, i nostri figli sicuramente no. No, è curioso perché Milano è stata fino alla fine del 400 la capitale del ducato più ricco del mondo. Sì, siamo ancora la capitale della regione più ricca del mondo, pare. Però fu allora il ducato più ricco e più influente. Figurati che riuscirono a mettere un papa sul sole di... Ma non è un caso, si è citata la Cappella Portinari. I Portinari erano gli agenti del Banco Mediceo a Milano ed era la filiale più importante del Banco Mediceo. Sì. E si fece la cappella con i soldi di una fiorentissima attività bancaria senza la quale il Foppa, il Michelozzo e gli altri non avrebbero mica lavorato. Un bel tuffo a Sant'Eustorgio può essere un'introduzione molto piacevole al 400 milanese lombardo. Lei ha detto una cosa, professore, che è molto importante anche oggi, e che è una città il cui volano sono sempre stati i soldi, anche della cultura e anche della più alta cultura. Ha funzionato quando c'erano soldi. E ha funzionato anche per l'assistenza, per l'ospedale più bello che c'era in Europa, era Milano. Eh sì, era Cagrande di cui parlavamo, no? Certo. Ma il binomio soldi-cultura ha una correlazione assolutamente positiva. Se oggi
Siamo in una situazione in cui la cultura soffre e anche perché la situazione economica generale non è delle più brillanti. Quando la situazione economica non è buona, sia il settore pubblico sia il settore privato razionano innanzitutto le spese che giudicano improduttive nel breve periodo, cioè la cultura. No, io ti dicevo una cosa abbastanza divertente. Prima la Cagranda. Voi sapete che la festa del perdono da dove viene, no? È la prima festa di un fundraising civico, cioè non religioso. Cioè viene a metà del 400, si decide di dare l'indulgenza a chi contribuisce alla costruzione di un ospedale. È un fenomeno assolutamente incredibile e fanno il più grande ospedale del mondo. Allora. Non possiamo farle anche oggi le indulgenze, sai che io ci tengo talmente a questo aspetto della nostra vita civile e sociale. Facciamo delle indulgenze per l'ospedale del 2000. Scusa, andiamo avanti, che facciamo, cioè, questo era solo proprio il primo segnale a favore della memoria, no? Sì. Non come al cimitero, no, ma proprio tentare di ricapire da dove viene la questione. Andiamo avanti per una serie di segnali. Questo è il più duro di tutti, però è fondativo, è sempre 400. Il museo ha ripreso la sua tradizione dell'Ottocento, avere delle sale allestite integralmente decorate in funzione delle collezioni, con un intervento geniale di Arnaldo Pomodoro, che ha rifatto una stanza per la collezione della famosa armeria. Ho una grande passione per i metalli e mi è venuto spontaneo metterli in evidenza in questo modo, e cioè sospenderli dentro queste vetrine, farli diventare dei cristalli. Con i capolavori di Pompeo della Cesa, quei ferri niellati, cioè dove all'interno del metallo vi sono gli intarsi di ori e di argenti e dove il decoro delle parti belliche è affidato alla stessa estetica dei damaschi delle pareti dei saloni. Questi elmi hanno contenuto in passato teste straordinarie, quelle dei Borromeo, quelle dei Gonzaga e quelli dei Farnese, e rappresentavano un'idea bellica che era un'idea antica e rinascimentale al contempo. Le mazze, come le spade, sono oggetti tecnologicamente perfetti e il loro decoro è alta gioielleria. Stessa passione per il dettaglio di lusso si trovano nelle armi da fuoco, come se l'estetica potesse esaltare al massimo la capacità di uccidere. Milano e dintorni come patria della metallurgia più sofisticata d'Europa. La medesima qualità eccelsa la ritroviamo nella mostra sui Gonzaga a Mantova, dove sono esposti i capolavori milanesi delle officine che lavoravano allora i cristalli di Rocca, quella di Ottavio Miseroni e quella del Saracchi. Un giro da fare al Pol di Pezzoli, no? nella storia milanese. Mi ha sempre colpito questo fatto che Milano sia stato il luogo più sofisticato dell'artigianato di altissimo livello nel 400. Forse c'è ancora, onestamente. No, se tu pensi che pare che prendendo un compasso, facendo un giro attorno a Milano di 50 km, puoi trovare tutti gli artigiani che possono fare tutto. Difatti il segreto del design è perché all'intorno, dalla Brianza sino al sud, ci sono da chi lavora l'ottone a chi lavora il legno in maniera superlativa. Forse arriva da lì. Infatti noi abbiamo più grandi artigiani che grandi artisti che vengono da questa zona. Sul design sicuramente sì. Sì. Non c'è al mondo, quando c'è una cosa impossibile da fare, arrivano qui e la fanno. Però parliamo sempre di un periodo molto lontano di quando la città era gloriosa, no? Prima della sua, cioè quando era autonoma. Questi sono gli ultimi oggetti di una città non più autonoma, ma che ha ancora l'energia di una città autonoma. Poi dopo comincia lentamente a cambiare, però cambia non in male. Vorrei farvi vedere i due pezzettini che abbiamo fatto sul periodo 500-600, cioè sul periodo Borromeo. Credo che siano i momenti fondativi dell'anima di oggi. Uno è questo.
Ma chi erano questi Borromeo? Come sempre nella storia d'Italia la questione inizia col denaro. Fuggono da San Miniato nel 300, arrivano a Milano, si sposano con una famiglia veneziana ricca e diventano banchieri. Banchieri, cardinali e poi c'è il santo. Il santo ha dato un grosso colpo alle fortune di famiglia perché essendo santo, come ben diceva mio suocero, per la fortuna del patrimonio familiare un santo basta. Siamo nel 1560, Carlo Borromeo ha 22 anni e diventa legato cardinale a Bologna. Lo zio Pio IV aveva studiato proprio a Bologna. Per amore per la città decide l'edificazione di questo straordinario palazzo come sede centrale dell'Università Bolognese, rinnovata in base ai dettami del Concilio di Trento che si sta proprio concludendo fra il 63 e il 64. E il giovanissimo cardinale Borromeo è onnipresente, con la dicitura antica del proprio cognome Bonromeus, quella che viene proprio da San Miniato e dalle origini trecentesche della famiglia. E poi, quando 50 anni dopo, nel 1610, Carlo fu canonizzato, i bolognesi gli dedicarono questa parete, con la scritta Sanctus Carlo Borromeo hoc edificium in hanc amplitudinem erexi. L'Archiginnasio è uno dei monumenti universitari più importanti del mondo, luogo commovente che conserva gli stemmi degli studenti e i ritratti dei professori. La situazione milanese è molto particolare in quegli anni. Il ducato libero non esiste più. Lombardia dominata dai francesi prima, dagli spagnoli, poi fintamente autonoma e finalmente tornata sotto le mani di Carlo V, che si sentirà sì imperatore del Sacro Romano Impero e monarca di Spagna, ma soprattutto duca di Milano. Il papà di San Carlo, Giberto, ha avuto famiglia legata agli interessi francesi e gli lascerà il soldo. Ma è dalle peripezie incredibili della famiglia della mamma che verrà la fortuna. La mamma di suo è brava signora, ma ha due fratelli con una storia molto particolare, Gian Giacomo e Gian Angelo. Gian Giacomo scorazzerà con le sue truppe sul lago di Como e dovrà venire a patti col Ducato di Milano accettando in cambio il titolo di Marchese di Marignano. Avrà sempre l'amicizia fedele dell'imperatore Carlo V. Suo fratello Gian Angelo fa invece una carriera diversa. Sarà rinchiuso nel castello sforzesco di Milano come ostaggio per le scorribande del fratello. Poi però diventa cardinale e da cardinale diventa Papa Pio IV. Sarà un papato sostanzialmente filo-asburgico e quindi filo-spagnolo e Milano sarà per la Spagna la più grande città di un territorio infinito che da Goa va fino a Buenos Aires. In questa situazione San Carlo cresce a Roma come cardinal nipote. Cresce moralmente e politicamente nella fase ultima del Concilio di Trento che si conclude nel 1564. Lui ne sarà uno dei massimi interpreti. San Carlo era tremendo, abbiamo le lettere giovanili di San Carlo in cui il padre e la madre gli facevano fare la fame quando lui era in collegio a Pavia. E lì poi veramente, poverino, scriveva delle lettere derelitte per avere una giubba nuova, aveva delle cose pietose. Alla morte dello zio Papa, San Carlo è giovanissimo. Non di meno a Roma si mormora di una sua possibile candidatura al soglio pontificio. Lui dichiara pubblicamente, come in una scena di un film contemporaneo, che mai assumerà la carica e indica come effettivo successore degno di suo zio Antonio Ghislieri, lombardo come lui. Diventerà Pio V e diventerà santo. Per la prima volta la Chiesa si trova ad avere un Papa secondo i dettami precisi della Controriforma, povero, severo, intellettualmente preparato. E San Carlo, cardinale,
torna al ministero vescovile della sua città milanese. Torna sapendo di essere l'uomo politico più influente nella Spagna di allora, retta da Filippo II, perché Carlo V si è prima dimesso e poi è morto. A Milano riforma la Chiesa dalle radici. Lui ha cambiato tutti i colori nei vestiti della Chiesa, nei colori della Chiesa, ha dato un colpo in basso di sobrietà. Poi, a parte questa mania che aveva di regalare tutto e di dare tutto, il suo disprezzo verso le donne, ha eliminato tutte le perpetue. Pellegrino Tibaldi è un esempio perfetto della teoria posta in prassi. In lui la carne apparirà attraverso la torsione delle schiene ed annuncia già il percorso futuro di Bernini. Ma a Milano gioca anche un ruolo fondamentale nella trasformazione dell'estetica in corso. La controriforma è sessuofobica, l'estetica cambierà, il nudo scompare, ma l'architettura rimane trionfante. Di 4 anni dopo l'arrivo definitivo di San Carlo Borromeo a Milano è questo capolavoro di Pellegrino Tibaldi, la chiesa di San Fedele. San Carlo nel suo rigore arriva ad una severità che noi oggi facciamo fatica a condividere. Mi dica un po', davvero, perché un uomo così santo, senza amori, senza donne, che faceva la fame, a un certo punto doveva essere sempre così pieno di penitenza? Perché doveva pentirsi tanto? Perché era di un orgoglio smisurato. Quando il Papa gli ha impedito di andare in processione durante la peste, gli ha detto devi metterti le scarpe, devi vestirti decorosamente. Lui si è messo la tomaia senza la suola. Una delle invenzioni geniali di San Carlo per definire la funzione del suo episcopato a Milano è la riscoperta di Sant'Ambrogio. Ambrogio aleggia sempre come una sorta di grande personaggio, patrono su tutte le istituzioni milanesi. Appariva ancora all'inizio del secolo come un santo dall'aspetto romano. Con San Carlo diventa un santo punitivo con la frusta in mano. Questo dipinto, che si conserva nelle raccolte civiche del Castello Sforzesco di Milano, è certamente la rappresentazione della figura di Ambrogio così come era filtrata quasi dagli occhi di Carlo Borromeo. Apocalittica, una figura comunque severa che introduce per certi versi persino una religione che sia assolutamente della severità e delle esigenze. Si vede dagli stessi palazzi milanesi, se va a Roma vede questa grandeur, questi palazzi, a Milano ha dei portoncini, poi dopo si trova dentro dei gran palazzi. Molto probabilmente questo understatement doveva essere insito nel loro carattere e per conto mio l'understatement è un simbolo di sicurezza. Si sa che pare che l'unico palazzo che ci sia a Milano con 4 facciate è Palazzo Marino, Sì, costruito da un genovese. sì, per conto della Spagna, conservatore di Spagna. Ma perché San Fedele i milanesi non sanno che è un grande capolavoro? Ma perché i milanesi hanno una grande fatica di rapporto con il loro patrimonio storico, artistico vero e proprio. Per esempio, per un altro motivo, perché i milanesi non si ricordano di essere stati spagnoli per 175 anni? Perché non l'abbiamo voluto, non l'abbiamo, a scuola ce l'hanno impedito di recepire, Sì. noi milanesi. Sì. Era un periodo buio, no? Sì, ma non è poi... Il Manzoni stesso forse non ce li ha fatti amare. Sì. Ma Milano è stata la città genetica dell'etica, della concezione del mondo e della concezione dell'estetica della Spagna. Veniva fatto tutto qua. Pellegrino Tibaldi finisce con lavorare per Filippo II, Sofonis Banguisola va a lavorare per Filippo II, cioè tutti questi morti San Carlo prendono la via e vanno a fare l'Escoriale fatto dal gruppo di milanesi. Evviva! Non ti commuove, Guido? Sì, mi commuove moltissimo, soprattutto rispetto a oggi.
Io non so nulla di Milano, scopro adesso moltissime cose. No, ma vai fiero, sei nella città dove nel 313 è stato promulgato l'editto della tolleranza, cioè tutto il concetto di tolleranza che definirà l'Occidente nasce qua. Sai dove? Via Torino. Ho letto in un libro di Canosa, che come voi sapete è uno dei pretori del lavoro più duri con il padronato, diciamo, un libro sull'Inquisizione, in cui la Spagna si lamenta con le gerarchie cattoliche milanesi perché bruciano poche streghe. Meno Sì, vabbè, male, Milano- scusami, io come strega. Eppure, cosa è rimasto della Spagna? A mio parere poche cose. Il fatto che dal frutile vendolo, quando vai c'è scritto cada uno, che è una parola spagnola, l'unica parola spagnola che rimane. E poi l'altra roba spagnola che rimane sono i giolcini, quelli lì, quelli con le mandorle. No? Questi che io osservo da parecchio tempo. No, questi sono mica fatti per essere Scusami, osservati. perché questi Perché sono uno spagnoli? è mandorla e dattero. dattero. Ah, io pensavo che fossero siciliani, chissà perché. No, questo è proprio ispanico. E l'altro col pistacchio. Nella memoria dei milanesi non rientra neppure il fatto che Milano è stata per alcuni secoli la capitale dell'impero, Dell'impero romano. dell'impero romano. Non era un impero di seconda battuta, poveri milanesi. Per l'epoca era comunque Era l'impero. di quel momento, certo. Però due cose vengono fuori da questo piccolo racconto, cioè l'ambrosianismo come concetto milanese e questo concetto dell'understatement. Questo è, Questo è secondo me, costante. è la grande costante, forse persa con la fine della borghesia storica, forse diciamo, questa specie di pudore dell'esibizione è andato un po' perdendosi. C'era addirittura una famiglia di cotonieri che si erano comprati una macchina, i tre fratelli, uguale, di marca e di colore, perché passando dentro al paese Brianzolo i paesani non distinguessero bene che erano tre macchine e sono sempre passati con una macchina sola, che però poi dà anche una cosa che è unica, credo, in Europa, e cioè una borghesia che produce dentro di sé un profondo dissenso. Il caso di Giovanni Pirelli, il caso Feltrinelli, che arriva alla sua punta drammatica, Con la morte. ma che ha la partenza nel dissenso, nel pudore dei soldi, nel non far vedere, Però è un nella vergogna anche. Non è un dissenso particolarmente esibito, questo dissenso. Beh, oddio, però è l'unica società borghese che abbia prodotto dei figli autenticamente ribelli. Ma questo understatement di cui parlate, in che momento lo vedete nascere? Nell'Ottocento c'era l'understatement a Milano? Sì, sì, sì. Me lo spiegate? Le banche che c'erano, nessuna di queste aveva sede nelle grandi strade. Tutti gli accessi alle banche private milanesi dell'Ottocento erano in strade secondarie affinché non si vedesse chi entrava. Come i giardini nascosti a Milano. Non c'era bisogno di esibire a terzi. Adesso invece facciamo salto sull'altro Borromeo che invece è Federico, che è un po' anche il padre del gusto milanese del collezionismo. Eh sì, Scribio, dobbiamo a lui tutte quelle bellezze che ci sono all'Ambrosiano, no? Vediamo, facciamo il giro di Federico. L'episcopato di Carlo Borromeo dura 24 anni, dal 1560 al 1584. Quello del cardinal Federico Borromeo, il fondatore dell'Ambrosiana, inizia nel 1595 e si conclude nel 1631, ormai siamo nell'anno famoso della peste manzoniana. Federico, così diverso dal suo cugino Carlo, diventato santo, e così simile agli altri protagonisti della sua epoca, il cardinal nipote borghese a Roma, Bernini, Velázquez e forse anche più tardi Richelieu in Francia. Tutti in un mondo equilibrato dove l'uomo ha di nuovo diritto ad un forte autorispetto e ovviamente al pizzo e ai baffetti. Ma Federico è un uomo affascinante, più affascinante dal mio punto di vista, perché era un collezionista, era affascinato da tante cose. Federico è il cardinale chic,
ama la grande cultura europea di allora e in particolare la pittura fiamminga. Paul Bril, per esempio, ma soprattutto un artista col quale avrà rapporti epistolari perenni e al quale pagherà somme anche molto elevate, Jan Bruegel, l'ultimo dei Bruegel, con alcune delizie vere e proprie da biblioteca e da collezione, come questo piccolo dipinto di un olio su rame con il topolino e le rose. E fra fiori strepitosi, un quadro mi colpisce particolarmente perché è l'allegoria del fuoco, che è un carico di dettagli cristallini precisi fra i più impressionanti che si possano trovare. Gioielli, armature, tutto ciò che il fuoco può fare. Lampadario olandese ben inteso, paesaggio e diavolacci. E questa sua passione per la pittura di buona, anzi di eccellente qualità, gli farà scoprire il giovane esordiente più promettente della Lombardia di allora, Caravaggio. Esattamente come il Cardinal Borghese a Roma compra Tiziano. Compra Jacopo Bassano. E sempre come il Cardinal Borghese compra i leonardeschi prendendoli per Leonardo, anche se oggi questo ci dà la fortuna di vedere davanti a noi un Ambrogio de Predis che è straordinario. Però, avendo il nostro particolare fortuna, compra anche un Leonardo vero e proprio, straordinariamente bello, questo ritratto di musico che tiene nella mano destra la partitura e che è forse il primo ritratto in cui la faccia comincia a girarsi per essere presa da tre quarti. Infine, come materiale didattico per l'Accademia appena iniziata, commissiona a degli artisti minori le coppie dei grandi. Qui Raffaello è eletto principalmente come pittore anticipatore delle ombre che avvengono nel caravaggismo imperante e come grande teorico delle carni, dei muscoli e delle tonalità. La nostra lettura odierna di Raffaello è ovviamente completamente diversa. Di Federico Borromeo possiamo ricordare un episodio curioso quando ormai incombe la peste ed egli entra nei palazzi milanesi per cercare di portare i conforti della religione, diremmo noi. Contemporaneamente nell'interno delle sale abbandonate si preoccupa anche di recuperare i dipinti, le tele che erano ormai abbandonate con tutto questo passaggio di persone in questo momento abbastanza tragico. E 5 anni prima di morire corona un suo sogno. Compra il disegno più importante che ci fosse sul mercato nella sua epoca, il disegno preparatorio per la scuola d'Atene di Raffaello. Ma non lo compra più come opera contemporanea, lo compra già come collezionista della propria storia, perché questo disegno nel momento dell'acquisto ha già 116 anni. Questo disegno è veramente rivoluzionario perché è quello che introduce la plasticità dei muscoli nel grande Rinascimento romano e lo fa non copiando Michelangelo, ma guardando al Laoconte appena scoperto 2 anni prima. E curiosamente sullo scalone c'è la grande copia in gesso del Laoconte. Per quanto bella sia la collezione di Federico Borromeo, quella del suo collega Scipione Borghese probabilmente la batte, ma c'è un punto che distingue i due uomini ed è la passione per la letteratura e per i libri. La sala federiciana, la sala di lettura e di raccolta voluta dal Cardinal Federico Borromeo, oggi integralmente ricostruita perché l'Ambrosiana fu bombardata dagli inglesi nell'estate del 43 assieme a tutti i musei e teatri milanesi
e in quell'occasione 40.000 volumi di proprietà del cardinale bruciarono, fra i quali un manoscritto di Galileo e una copia dedicata di Keplero. E dopo 4 secoli di storia, questa biblioteca entra nel terzo millennio modernissima. Mi piace questo cardinale che ramazza i quadri mentre la gente sta crepando con la peste, perché Monsignor Ravasi l'ha letto in maniera molto elegante, ma in effetti gli dava una benedizione, una stremunzione. Gli dai della raffone. Intanto sì. Senti, ma c'era competizione consapevole con Borghese? Sì. E beh, se lui si era formato a Roma, E si era formato a Roma, e il grande gusto del collezionismo inizia proprio fra fine 500 e inizio 600. Il mondo intero si mette a collezionare. Lui aveva degli uomini che correvano in giro per il mondo a cercare libri, a comprare libri, ma il gruppo dei libri, dei grandi testi arabi che lui ha comprato in quegli anni lì, tirandoli via da altri, perché c'era anche lì, c'era concorrenza, è un nucleo fondamentale. Loro hanno veramente comprato guardando le altre culture, guardando fuori, erano molto più aperti di quanto noi non crediamo. Non è la Milano oscurantista raccontata dalle tesi manzoniane. Attenzione, io credo che, vedendo proprio i dati oggettivi, sia molto diversa la situazione. Sì, Chi compra libri oggi a Milano? Ma io credo che li comprino in molti. Intanto credo che il libro a Milano non sia in crisi come è in crisi invece in buona parte d'Italia e in buona parte del mondo. No, infatti c'è un dato fondamentale, cioè il 30% del consumo di libri della penisola intera avviene nel distretto milanese. Anche da questo punto di vista, ad esempio, è una città misconosciuta perché la capitale dell'editoria italiana è Milano. Non ci sono dubbi. Allora, come gesto di understatement, di anti-understatement, prova a suonare ancora una volta il campanello che... Beh, guarda, quel gesto antidepressivo, guarda che panettone è arrivato. Ma scusami, il panettone? Pistacchio? Sì, color pistacchio è stato scelto appositamente. Verde speranza? Il primo messaggio da lanciare è un messaggio di ottimismo. Ma sì, dai. Poi fa anche Natale, ti devo tagliare i panettoni. Adesso tagliamo il panettone. Sì, con la tua sciarpa rossa il verde va bene. Sentite, come taglio questo magnifico messaggio? Ma da qui. Sì, taglialo con understatement. È questa guaina protettiva al pistacchio per È renderci... cioccolata verde, mi hanno detto. Ma voi vi siete fidati di un... Sembra una... Mi dai il tuo piatto? No, grazie Guido. Allora, bisogna... Aspetta che raggruppiamo. Se c'è un aggettivo che secondo me non si addice a Milano oggi è barocco. No, non è barocca per un motivo banale, perché la memoria barocca è stata cancellata dalla memoria successiva austriaca, che era illuministica e antibarocca. In realtà i due cardinali cugini, rappresentano veramente le due opposte tendenze della città. Uno che va sull'understatement e l'altro che va in fondo su una scelta molto più enfatica. Due opposti che convivono costantemente. Perché poi la città passa a questa fase qua. Siamo quasi riusciti a fare una storiella completa del luogo in cui viviamo. Ecco, alle mie spalle c'è la raccolta fondamentale, diciamo, non soltanto dei libri che possedeva Beccaria, ma anche dei suoi autografi. E qui sopra, proprio alle mie spalle, c'è l'autografo dei Delitti e delle Pene. La legatura è massonica, come si può vedere da questo simbolo, è stata fatta successivamente nell'Ottocento. Come si vede, Cesare Beccaria aveva voluto intitolarlo Delle Pene e Delitti. Si tratta di un testo molto tormentato e questa legatura comprende anche le aggiunte successive alla prima edizione del 1764. Bonaparte, sbaragliato l'austriaco, scopre Milano e si insedia a Palazzo Serbelloni. Il palazzo è talmente nuovo che questo splendido salone nel quale sto camminando ora, forse allora era a mattoni, ma è proprio l'idea del palazzo nuovo che piace al giovane generale. Milano, nell'Europa di allora, è sicuramente la città più moderna, un po' per colpa dell'Austria, forse più illuminista di quanto si crede, un po' per via di una nuova classe al potere a Milano che cerca nella modernità la sua emancipazione. Beccaria, Verri,
Serbelloni appunto. E quello che da casa Serbelloni uscì sbattendo la porta, Parini. E il gruppo di ragazzacci straccioni che con Napoleone l'hanno conquistata ne impazziscono. Parigi, la città dalla quale provengono, è stata la città dei lumi e degli intellettuali più aperti del Settecento, però da un punto di vista architettonico è una città obsoleta e in un qualche modo cadente. A Milano, Pier Marini, l'allievo di Vanvitelli, in 20 anni ha lasciato un segno indelebile sulla città. La Scala, Palazzo Reale, la Villa di Monza. Il giovane architetto Pollack sta completando Villa Belgioioso. E in casa Serbelloni opera Cantoni. Napoleone non fu tanto, fu amato all'ingresso e subito dopo aveva un generale che faceva razzie, portava via certo. soldi, quattrini, tutto. Massena. Ma il periodo è straordinario perché Milano, quando lui arriva qua, è veramente la città più moderna d'Europa. Che altre città potrebbero esserci fammi pensare, che città? Di moderne così in Europa poche. Vienna stava un po' seguendo quella strada, ma Parigi era una città molto cadente. Rispetto ad altre che stavano andando nella maturità e quindi nella decadenza, Milano era sostanzialmente nuova. Il fatto che Milano non sia mai stata una vera capitale, a parte quella Sforza. Sforza oppure E Roma. l'impero, cioè dopo di allora... L'ha fatto soffrire l'abitante il fatto di non essere più stato capitale. Questo sicuramente l'ha sentito. Sì. Avere avuto questo passato così incisivo e invece un lunghissimo periodo di appartenenza ad altre nazioni forse ha influito. Come Milano ha un passato molto importante, questa è la cosa curiosa, cioè, ed è una città che appare a livello nazionale come una città con meno storia. Cioè, Ma questo mi fa arrabbiare moltissimo. Che la nostra immagine nel mondo sia collegata al lavoro, alla finanza, nel migliore dei casi alla moda o nel migliore ancora al design e tutto il resto sia sostanzialmente trascurato, la parte storica, la parte artistica, la parte culturale. Ma perché non lanciamo un weekend a Milano? Hai mai visto uno che dice vado a fare il weekend a Milano? Io vorrei passare a Chichinjero, perché Chichinjero, che è ignoto nel resto del paese, A Milano no. a Milano no, è curiosamente un frutto non indigeno, è una di quelle curiose importazioni della mania botanica dell'Ottocento, è vero? E vive nella sua versione naturale così, trovata nei giardini delle ville sul Lago Maggiore, oppure nella sua versione cioccolatosa che è ancora migliore. Anche questa è straordinaria, buonissima. Questo ci fa entrare nella Milano dell'Ottocento, che è raccontato molto bene in un museo di nuovo della città, perché i musei spesso servono a raccontare le città, che è il Pol di Pezzoli. Sì. Sì. È una fondazione privata perché seguendo il dettato del testamento di Gian Giacomo Pol di Pezzoli, che dava alcune regole che sono molto utili e interessanti anche oggi, e voleva aprire le sue collezioni a pubblico godimento. E allora si decise di farne un museo, decisero le autorità dell'epoca di farne un museo e credo in 2 anni si risolse tutto. Gian Giacomo Pol di Pezzoli è un signore che porta il proprio destino già nel nome e nel cognome, perché si chiama con un cognome doppio Poldi e Pezzoli. Poldi è emiliano e Pezzoli è il discendente in realtà del collettore delle tasse di Maria Teresa a Milano, un borghese ricco con un'identità da reinventare. Il nome, invece, Gian Giacomo, è quello che eredita dal nonno materno, il principe Trivulzio, sposato con un altro grande casato milanese, quello dei Serbelloni. Da quella parte della famiglia gli verrà la passione per le collezioni, una certa inclinazione al romanticismo e una grande voglia di partecipazione alle cose politiche. Questo bellissimo ritratto di Hayez lo rappresenta proprio come un giovane
tenero e sensibile e si capisce forse già che vivrà quasi tutta la vita con la mamma e che non si sposerà mai. Nel 1842 ha 20 anni e comincia a collezionare, ma quelli sono anche gli anni in cui si riuniscono a Milano nel salotto della contessa Maffei Silvio Pellico, Confalonieri, i primi patrioti. Nel marzo del 1848 scoppia la rivolta anti-austriaca delle 5 giornate. Gian Giacomo Pol di Pezzoli ne sarà uno dei finanziatori. L'Aquila imperiale asburgica domina Milano. Facciamo un salto a parentesi come una nota a piedi pagina in un altro museo, il Museo del Risorgimento, dove troveremo alcuni dettagli fondamentali per capire la storia di Pol di Pezzoli. Ferdinando I è imperatore e il maresciallo Radetzky comanda una guarnigione di 14.000 soldati austriaci in una città di 160.000 abitanti, un soldato ogni 12. Siamo nel 1848, tutta l'Europa è in subbuglio, Parigi sta per far saltare l'ultima sua monarchia per instaurare la Seconda Repubblica, l'Austria è in subbuglio e anche il vecchio impero scricchiola. I milanesi sono pronti alla rivolta. Il 1° gennaio decidono lo sciopero del fumo per non pagare le tasse sul tabacco all'Austria. Il 18 marzo si prende d'assalto l'edificio del Genio ed inizia la rivolta. Classi alte e popolo si trovano d'accordo, nascono le barricate. Si spara, 300 morti fra gli insorti, ma in 5 giorni la città è libera e gli austriaci scappano. Inizia un convulso governo provvisorio. Cattaneo vuole un'Italia federale, Mazzini vuole una repubblica centrale, Carlo Alberto sta al di là del Ticino con le sue truppe e sogna l'unità di un'Italia monarchica sardo-piemontese. E il mio avo illustre fa da segretario. Il 9 agosto Carlo Alberto tradisce la causa rivoluzionaria e cede Milano all'Austria. Rimane solo la campana spezzata del 22 marzo con la sua scritta. Spezzata suonando a martello il 22 marzo 1848. L'armistizio offertoci dal nemico fu da noi rifiutato a distanza del popolo che vuol combattere. Le campane a festa rispondono al fragor del cannone e delle bombe e venga il nemico che noi sappiamo lietamente combattere e lietamente morire. Il maresciallo Radetzky, tornato a Milano, punisce severamente quelli che hanno partecipato alle 5 giornate. A Gian Giacomo Pol di Pezzoli verrà inflitta una multa astronomica di 600.000 lire, una cosa pari ad alcune centinaia di miliardi di oggi. E gli verrà inflitto anche la punizione dell'esilio per 2 anni. Sarà la sua fortuna. Per 2 anni girerà assieme alla madre tutta l'Italia e comprerà opere d'arte. Wow, sai che non lo sapevo, sono andato in giro a comprare opere d'arte. È una bella storia. Cioè, c'è una cosa che mi piace in questa storia, è che Milano è l'unica città in Italia che fa delle vere rivoluzioni. Il 48 e il 45 avvengono qua. A Milano c'è un punto di incontro fra popolo e classi alte con l'idea di una trasformazione radicale delle cose politiche. Tuttora le differenze sociali a Milano sono molto inferiori che non in altre città, e questo va a merito del popolo, fra virgolette, perché ha saputo innalzarsi parecchio, e della borghesia o della classe alta che in qualche modo è stata più vicina al popolo di quanto non sia stato altrove. È una delle grandi forze della città che secondo me è da conservare in modo assoluto. Tanto che alla fine dell'Ottocento veramente Milano è la città, credo, in Europa più illuminata. La mostra sul Mondo Nuovo è una testimonianza incredibile di 10 anni che forse sono assolutamente irripetibili, non solo a Milano ma in altre città italiane. La mostra sul Mondo Nuovo è molto bella, Molto quella bella, che c'è attualmente a Palazzo Reale. Che perlomeno i milanesi la visitino. È la grande speranza, cioè il periodo in cui esplode tutto, la fabbrica, l'idea della città. Non tutti sanno che il periodo 1897-1907 è il periodo di massimo sviluppo economico dell'Italia, più forte del famoso decennio del miracolo economico 51-61. In questo senso è quasi fatale che con un boom di quel genere la macchina
crei un circolo virtuoso che non c'è sicuramente in altri periodi storici come sono quello di oggi. Quindi Marinetti viene fuori da un mondo... Perché funziona quando appunto c'è una tale cosa che gira. L'arte vuole energia. E Paul Di Pezzoli, adesso vi faccio vedere la parte finale che è sulla collezione, perché in fondo noi ci occupiamo di musei, il nostro Passepartout si occupa di arti visive, cioè del patrimonio culturale. Ma cos'è lo spirito formativo di questa collezione? È un curioso incrocio fra spirito contemporaneo e passione per la storia, fra gusto dell'estetica e profonda moralità, dove convivono il San Gerolamo e il Sant'Ambrogio di Zenale con niente meno che un doppio ritratto coevo di Lucas Cranach raffigurante Monsieur e Madame Lutero. Il gusto dell'eclettismo di quegli anni è particolarmente curioso perché tenta comunque di porre ogni oggetto in una casella storica precisa. La Francia sarà il 200. Come si vede da questi splendidi smalti di Limoges, tutti fra il 1200 e il XV secolo. La rivoluzione trecentesca è ovviamente toscana, fra statue linee policrome e fondi oro. E l'attenzione massima è data al grande 400, in una visione complessiva, dal centro Italia fino al Veneto, e con un vero capolavoro che è questo ritratto di Polaiolo, che si accompagna ad un dipinto di Piero della Francesca. Un Botticelli molto garbato, dove il bambino Gesù tiene convezzo la coroncina di spina che gli verrà imposta da adulto. E un altro Botticelli carico di pathos e gotico di carattere, dove la stessa corona ormai viene esaltata verso il cielo. Una Pietas convinta di Bellini in cornice Sansovino, un Mantegna commovente in cornice classica e un altro Domestico e veneziano. Il cassone è d'obbligo, soprattutto se veronese, quattrocentesco e a questo livello di qualità decorativa pittorica. E il tavolo toscano rinascimentale del Cinquecento in massello è potente come un banco mediceo. Dal Rinascimento aulico a Barry Lyndon. Vittore Ghislandi, detto il Fragalgario. Questi dipinti perfetti provengono non dal gusto collezionistico dell'Ottocento, ma direttamente dalla famiglia Paul Di Pezzoli. Sono il cuore dell'estetica bergamasca del 6 e 700. Fragalgario è l'erede del grande Moroni in versione goldoniana. Forse è il miglior ritrattista in realtà di tutto il Settecento europeo. Rappresenta la vita, la stoffa, i suoi uomini con una capacità realistica incredibile e con un pathos che va al di là quasi delle letterature. L'occhio è sempre un po' bovino, la barba è sempre un po' malfatta, non quella di 3 giorni di Mickey Rourke, ma proprio quella dove il coltello non riesce a togliere il pelo, e sotto l'attaccatura della parrucca si vede la rasatura dei capelli. E vi sfido a trovare in tutta la ritrattistica del Settecento dei signori che, tolti i loro vestiti, potreste incontrare ancora oggi a camminare per le strade. Si torna nella norma del collezionismo dell'epoca, ovviamente con il Settecento veneziano.
Canaletto, Guardi, Tiepolo. E il gusto del Settecento, più di ogni altro, chiede arredamento e suppellettili conseguenti. Dalle porcellane di Meissen a quelle cinesi della Compagnia delle Indie. Dai moretti e le morette veneziane fino ai candelieri roccai di bronzo cesellato. E quando l'antico non basta, si chiede un contributo all'operosa Brianza, nasce il mobile di Cantù. Sicché infine il cosmo complessivo comprende il candelabro roccai autentico, la statuina di Meissen rappresentante Augusto il Forte, il fondatore della fabbrica, rosa sulle gote come un oggettino da mangiare, 2 ceramiche cinesi racchiuse e ridecorate da bronzi lombardi, sempre sul piedestalino di Cantù. Nasce uno stile dove la Kenzia è di oggi e sopravvive benissimo. Ma attenzione, il drago cinese è proprio fuso a Milano ed è una delle giustificazioni ulteriori di questa collezione, perché servirà essa a stimolare un nuovo artigianato. E questa profonda simpatia, quasi mania per le arti e mestieri, dove si coniugano le passioni per i ferri lavorati, gli intagli dei legni, la scoperta degli ebani di Macassar, sono l'inizio della via italiana verso il Liberty. Noi abbiamo alcune grandi collezioni, la collezione civica è un'ottima collezione, abbiamo la collezione Juker che abbiamo comprato, abbiamo la collezione Iesi a Brera che potrebbe essere è esposta talmente male che potrebbe essere anche prestata. Se si tentasse di fare un'offerta agli eredi Mattioli per comprare la collezione Mattioli, veramente avremmo il quarto museo d'arte moderna Al mondo. al mondo. Primo gesto, allora facciamo questo gesto fondamentale, Milan col cuore in mano, cioè lo diamo alla Franca. Grazie. Riesci a prendere il volo? Ecco, guarda, è carino perché è proprio un simbolo, no? No, ma e comunque col Stata cuore si fanno sempre, col cuore che vuol dire la passione, si sono sempre fatti le grandi cose. Sì. E allora auguriamoci un grande cuore. È un 2003 fantastico.